Tu hai la scelta. Sì? Puoi scegliere Bordeaux o puoi scegliere Italia. Ok? Cosa scegli, Marco? Per me? Per bere? No pressure? No pressure, scelgo Bordeaux. Ah, ma qua si sta benissimo qua. Hai scelto 5 vini, ma quelli giusti. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian wine people. Welcome to a new edition of On the Road with Stevie Kim. Today is the final episode of Stevie's visit to the Wine Cube in Milan for Partesa for Wine. Stevie meets Marco Tonelli, food and wine writer, and discusses Marco's passion for the wines of Bordeaux, the masterclass he organized for the event, and his website, Bordeauxgraphy. They even get to taste a little Bordeaux, a final toast to the Wine Cube. Hello everybody, my name's Stevie Kim, and this is the last bit of Wine Cube at Studio Antologico. Come si dice, Marco? Antologico. Antologico, and we are here for Partesa for Wine. Now, of course, you know Marco Tonelli. He is one of the wine personalities of not just Italian wine, and especially Bordeaux. That's his specialty. So we'll be talking about that and much more. Ciao Marco. Ciao Steve. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene. Allora Marco, tell me a little bit about yourself, but in Italian. Ok, innanzitutto grazie dell'invito Stevie. Io comincio a scrivere di vino e di cibo tantissimi anni fa, quasi 15. Ho scritto però generalmente per testate di carta perché ho cominciato presto e mi sono dovuto mettere al passo anche con il web, con la comunicazione dei social che ha dei linguaggi totalmente diversi. Ho collaborato e collaboro per la Spirito di Vino, che è una delle poche riviste di carta ancora presenti, con le guide dell'Espresso, in particolar modo quelle del cibo, col Gambero, di recente invece con Società Excellence che raggruppa i più grandi importatori di vino in Italia. Però alla fine ho cercato anche di andare sul web con un mio progetto editoriale che curo da solo, totalmente dedicato ai vini di Bordeaux, ed è per questo che oggi sono qui con voi. Allora, io so Marco che tu sei specialista in Bordeaux, tu hai questo amore profondo di Bordeaux. Non è a caso che hai anche un sito addirittura che si chiama Bordeauxgraphy. Allora, come ti è venuto in mente questa cosa qui? L'idea nasce essenzialmente, come tutte le cose che spero funzionino, dalla passione, perché è un motore essenziale. Nasce dalla passione per questi vini che secondo me sono tra i più grandi al mondo, questo adesso lo deciderà il pubblico, e anche perché di solito il pubblico italiano ha un'attitudine abbastanza esterofila, nonostante siamo grandi produttori di vino, e come tutte le tendenze ci sono un po' anche di mode. C'è stata la moda e c'è ancora quella dello champagne, c'è la moda della Borgogna, e secondo me anche commercialmente la prossima moda sarà appunto legata ai vini di Bordeaux. Questa tua ossessione con Bordeaux, com'è nato? Spiegami un po'. Perché no Borgogna anziché Champagne in Francia? Sì, oggi è, diciamo così, un po' in un cono d'ombra, perché per tanti motivi legati al gusto, motivi legati anche al prezzo abbastanza alto dei vini, anche perché altri Cabernet Sauvignon, Merlot, quindi il classico taglio bordolese, anche in Italia è molto migliorato e ha quindi eroso, mangiucchiato delle fette di mercato ai vini di Bordeaux, che però secondo me per tantissimi motivi rimangono i più grandi al mondo, ma non lo sto a dire io, lo dicono 300 anni di storia che appunto questa appellation ha. Allora, Marco, oggi hai scelto 5 vini, ok? Perché hai scelto questi 5 vini in particolare? Chateau Moulin Riche, mio francese fa schifo. No, è perfetto. Chateau Lacroix Saint-Estèphe. Chateau Lacroix Saint-Estèphe, 2 allora, o 2 annate diverse? Sono un primo e un secondo vino. Sì. Quindi uno è un Grand Vin e l'altro è un second wine. Ok, very good. And then a Chateau Le Ville Poiferret Saint-Julien. Poiferret, yes. Poiferret.
Ma qua si sta benissimo qua. Hai scelto 5 vini, ma quelli giusti. Sì, ma sai perché li ho scelti? Perché oltre a essere grandi vini ed espressione dei diversi territori, e spero che il pubblico sia veramente rapito da questi vini, in un'annata particolare, non troppo recente ma neanche troppo vecchia, quindi un middle range già dove qualche nota di evoluzione o di maturità ci può essere, ma soprattutto perché sono vini che appartengono a una stessa famiglia. Ora, le famiglie, le persone, a Bordeaux non ci si interessa mai di questo, c'è il taglio bordolese, la barrique, il medium toast della barrique piuttosto che i négociants, piuttosto che quanto costano, la classificazione del 1855, però di persone si parla poco. Si parla di persone in Italia, in Borgogna, dove ci sono i piccoli recoltanti vigneron, ma in fin dei conti anche questi, e sono membri della famiglia Cuvelier, che hanno tutti questi chateau, a loro modo sono vigneron, non sono piccoli ma rimangono vigneron, perché sono tutti interessati ai diversi aspetti della commercializzazione, produzione, insomma della vita dello chateau, quindi sono a loro modo vigneron. Okay, so we're in for a treat today, so stay tuned. Secondo te com'è il mercato reale per il vino bordolese? Non il blend bordolese del vino italiano, ma il vino bordolese com'è il mercato attuale rispetto anche a qualche anno fa? Il mercato di Bordeaux in Italia è piccolino, però se guardiamo ad alcune tendenze di altri mercati legati ad altri vini francesi, come ad esempio lo champagne siamo nei primi 10 come consumo, ma siamo nei primi probabilmente 5-6 come valore, cioè beviamo meno vino ma di prezzo più alto. Per questo probabilmente Bordeaux può avere un atout anche in questo senso, perché di Bordeaux ce ne sono tantissimi, ci sono i vini da 5 euro e i vini da 5.000 euro, quindi probabilmente anche Bordeaux andremo in questo ambito, se non che addirittura sui vini dolci di Bordeaux, quindi i Sauternes, fino ad alcuni anni fa eravamo tra i primi 3-4 mercati al mondo. Quali sono i vini di Bordeaux che ti ha, influenzato di più nella tua vita? Beh, tantissimi, perché Bordeaux ha questa doppia faccia, ha un volto appena usciti sul mercato, quindi dove mostra determinate caratteristiche, e poi secondo me è quell'altro aspetto che è quello più affascinante legato alla capacità di invecchiamento. Sono vini che invecchiano 30, 40, 50, 60. Bere ad esempio, come mi è capitato, un vino iconico che è Mouton Rothschild del 1945 è ancora perfetto, è sicuramente una cosa da bocca aperta, anche quasi difficile da descrivere, perché l'emozione e l'effetto wow che hai provato è difficile poi da rendere anche se sei un professionista della comunicazione. Infatti nel tuo masterclass oggi hai 5 vini dedicati completamente a Bordeaux. Parlaci un pochino di questa cosa. Esatto, sono contento innanzitutto che Partesa, che ha un grandissimo distributore, si sia aperto appunto ai vini di Bordeaux, perché ha un pubblico che può essere soddisfatto appunto da questa che per adesso è nicchia di mercato, ma secondo me, come ho detto, si espanderà. La masterclass prende tra l'altro in considerazione una cosa che a Bordeaux non viene troppo considerata, cioè una famiglia che è in charge, quindi è proprietaria di tantissimi chateau, e che è ancora parte integrante del processo produttivo, della comunicazione, del commercio. Quindi diciamo così, quell'area un po' da consiglio d'amministrazione che Bordeaux potrebbe avere qui non c'è, nonostante ci sia un'altissima qualità. Quali sono i tuoi obiettivi che i partecipanti portino a casa dopo la degustazione guidata da te oggi? I partecipanti alla masterclass portano a casa, spero, perché glielo dovrò trasmettere io, quindi non è facile, un'attitudine che oggi un po' si è persa col vino, ed è la capacità di attendere i vini, quindi magari di comprarli, di berli ogni 5 anni per vedere come evolvono, quindi di avere un po' pazienza nell'aspettare il vino e non nel ponti via, berlo e postarlo sui social. Come viene declinato il tuo lavoro con Bordeaux? Sei altamente verticale sul Bordeaux
In particolare i tuoi punteggi famosi, come funzionano in relazione con questa amore per Bordeaux? Allora, il mio sito è volutamente molto didattico, almeno in questa prima fase, perché appunto spero di aiutare tanti appassionati ad appassionarsi, e ci si appassiona parlando inizialmente un linguaggio abbastanza semplice. Quindi di solito faccio un reportage su quello che è lo chateau, la vigna, la vinificazione, le curiosità, e una parte legata ai vini. Qui secondo me non è una cosa nuovissima, però è una cosa che a me piace molto, avendo anche una formazione gastronomica ed essendo i vini da sempre matchati col food, quindi col cibo, è giusto che comunque il vino riceva, come tantissimi degustatori, ma io sono ovviamente l'ultimo arrivato in questo campo dei vini di Bordeaux, un punteggio. Piccola parentesi, per me i punteggi che si trovano in giro oggi sono un po' troppo alti, però ok, questa è la mia opinione, e cerco di dare oltre a dare un abbinamento che è con di solito i piatti della mia città. Io, come si sente dall'accento, sono di Bologna, quindi comunque una delle patrie della gastronomia italiana. Ho cercato di dare un punteggio a quel vino con quel determinato piatto. Perché? Perché si possono legare delle materie prime a un piatto povero con un vino non troppo costoso, non troppo blasonato, eccetera eccetera, però l'ensemble, cioè il match tra le due cose, può risultare migliore delle due singole unità, e quindi perché non dirlo? Ho un'ultimissima domanda prima di chiudere. Ok. Tu hai la scelta. Sì? Puoi scegliere Bordeaux o puoi scegliere Italia. Ok? Cosa scegli, Marco? Per me? Per bere? No pressure? No pressure, scelgo Bordeaux. Scegli Bordeaux. E perché questo? Perché comunque il mio sito e anche le mie prime degustazioni erano su questo vino, per cui il primo amore non si scorda mai, la passione va sempre a secondare. Ma diciamo, anche nel vino italiano c'è il taglio bordolese, quasi tutti, in tutte le regioni. Sì. Qual è, diciamo, la regione, quello che assomiglia di più il Bordeaux? Come vino? Per fortuna, secondo me, nessuna. Perché è giusto che ogni territorio magari prenda spunto da una tecnica, però la interpreti in chiave personale. Anche Bolgheri è un Bordeaux, è un taglio bordolese toscano, un po' mediterraneo, un po' costiero, quindi unico. Okay, well that's it. It's a wrap for Wine Cube. This was the last, but best for last, right? For the Bordeaux tasting. So I think we have a little bit of Bordeaux here, perhaps. A Bordeaux toast. Cosa abbiamo? Non lo so, adesso lo beviamo, poi vediamo di capirci qualcosa. So we are going to toast. It is, we always say chin chin with Italian wine people, but in this case also a little bit of Bordeaux. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. And that's a wrap. For more fascinating stories from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Chin chin, and thanks for listening.